Stai iniziando a suonare uno strumento ma non capisci il ritmo e che cosa vogliono dire quegli strani segni disegnati sullo spartito? Forse è ora di iniziare con un po' di solfeggio. Lo vediamo insieme nella lezione di oggi. Se vuoi suonare uno spartito, devi prima comprenderlo. Ciao, sono Micaela, benvenuto o benvenuta sul mio canale, dove ogni mese troverai delle nuove lezioni per imparare a fare musica. Oggi parliamo di solfeggio. Mai sentito? È una materia insegnata anche in conservatorio per imparare a riconoscere il tempo e ad applicarlo agli spartiti che vuoi suonare. Consiste in pratica nel battere un tempo e inserire all'interno di quel tempo le note. Curiosità! Hai fatto caso che il termine solfeggio deriva dall'unione delle due note Sol e Fa? Infatti, non a caso anticamente il solfeggio si chiamava solfa. Il solfeggio di solito non ha una buona fama e i miei allievi, quando gli tocca solfeggiare delle note, storcono un po' il naso. Ma io posso garantirti che il solfeggio rappresenta la base della musica e che non studiarlo significherebbe pensare di fare dei biscotti senza ingredienti. Il solfeggio può essere di due tipi, parlato e cantato. Il solfeggio parlato è quello che si studia a tavolino leggendo le note e battendo il tempo. Il solfeggio cantato invece consiste nel cantare le note a tempo ed è un livello successivo. Ora ti faccio sentire la differenza tra i due. Il primo è un solfeggio parlato di una nota che vale 4 battiti, ad esempio il Do. Do. Ora invece ti farò sentire la stessa nota cantata. Do. È sempre la stessa nota, ma in questo caso l'ho cantata con la sua giusta intonazione. Se è tutto chiaro, andiamo avanti. Se invece hai delle domande, scrivilo nei commenti. Potrebbe essere l'argomento di una prossima lezione. L'esercizio che dovrai fare ora è quello di solfeggiare qualche nota, magari che duri 4 battiti, per prendere dimestichezza con il movimento. Facciamolo insieme. Faremo il Do che vale 4 battiti e un Re che vale 4 battiti. Andiamo! Do, Re. Il consiglio che ti do, a meno che tu non debba fare un esame in conservatorio o in una scuola privata, è quello di prendere lo spartito che vuoi suonare e solfeggiarlo. In questo modo il solfeggio lo digerirai molto più facilmente perché lo stai studiando per fare qualcosa che poi ti tornerà utile nell'immediato, imparare il tuo brano preferito. Come dico sempre ai miei allievi, la teoria serve nella misura in cui ce lo richiede la pratica. Non vi affannate a studiare interi volumi di teoria, so che non lo fareste, e neanche a tralasciarla completamente. Se pensi che questi consigli ti siano stati utili, fammelo sapere con un like. Inoltre ti lascio la mia playlist qui in alto, dove potrai vedere altre utili e interessanti lezioni. Alla prossima, ciao!